Benvenuti sul mio canale, io sono Electra Bones e oggi concluderemo il nostro viaggio all'interno della storia di questo splendido gioco che prende il nome di scacchi. Ma non temete, continuerò a pubblicare altri video sull'argomento approfondendo personaggi ed episodi del mondo degli scacchi degni di essere raccontati. Nel video precedente ci eravamo lasciati con la strana morte nel 1946 di Alekhine, il campione del mondo in carica. Questo avvenimento senza precedenti lasciò la FIDE, la Federazione Internazionale degli Scacchi, con un bel problema. Come scegliere il nuovo campione del mondo? Non fu facile trovare una soluzione immediata, anche perché si era appena usciti da una guerra mondiale devastante, con non pochi problemi logistici da sistemare. Alla fine si optò per organizzare un torneo tra i migliori giocatori del mondo. Con quale criterio però si poteva decidere questa classifica, visto che non si giocava da anni? Dopo varie discussioni, si scelse infine di adottare come base il torneo Avro del 1938, al quale avevano partecipato gli 8 migliori giocatori del mondo. Ma di quelli, Alekhine e Capablanca erano ormai passati a miglior vita. Rimanevano quindi i russi Botvinnik, Keres e Flor, l'olandese Max Hewe e gli americani Fine e Reshevsky. Ai russi fu concesso di sostituire Flor con il giovane emergente Smyslov, considerato dopo la guerra più forte di Flor. Fine invece declinò l'invito perché intenzionato a proseguire i suoi studi accademici. Così, alla fine, rimasero solo 5 giocatori a contendersi il titolo. E come andò a finire? Mettetevi comodi e venite a scoprirlo in questo nuovo video. Pronti a partire? Non dimenticate il like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. E ora andiamo! Il torneo organizzato dalla FIDE per decidere il nuovo campione si svolse nel 1948 tra l'Aia in Olanda e Mosca. La sfida fu vinta da Mikhail Botvinnik con 14 punti su 20, che divenne così il 6º campione del mondo di scacchi. Con il successo del sovietico si inaugurò un'era in cui gli scacchi furono dominati in lungo e largo dai giocatori russi per oltre 20 anni. Formati, mantenuti e appoggiati in tutto e per tutto dall'intero apparato statale. Infatti, l'Unione Sovietica investì massicciamente negli scacchi, considerati uno strumento di propaganda e dimostrazione di superiorità intellettuale. Botvinnik detenne il titolo in 3 periodi distinti. Il primo durò fino al 1957, dove fu sconfitto da Smyslov. Si riprenderà poi il titolo l'anno dopo e lo manterrà fino al 1960, anno in cui verrà sconfitto dal lettone Mikhail Tal. Ma ancora una volta tornerà nuovamente campione del mondo nella rivincita del 1961 e rimarrà tale fino al 1963, anno in cui dovrà cederlo al fortissimo difensore Tigran Petrosian. Botvinnik imparò a giocare a scacchi all'età di 12 anni, mostrando rapidamente un grande talento per il gioco e divenendo il più giovane scacchista a ottenere il titolo di maestro sovietico. Il suo stile fu largamente influenzato da quello di Mikhail Chigorin e José Raúl Capablanca. Forte giocatore posizionale, fu un pioniere nell'approccio scientifico agli scacchi, sviluppando metodi di preparazione e analisi che hanno influenzato generazioni di giocatori. Contribuì significativamente allo sviluppo della scuola scacchistica sovietica, formando campioni del calibro di Anatoly Karpov, Garry Kasparov e Vladimir Kramnik. Oltre ai suoi successi come giocatore, Botvinnik fu anche un ingegnere elettrico e un pioniere nel campo degli scacchi per computer, lavorando allo sviluppo di programmi di scacchi che imitassero il modo di pensare dei grandi maestri. Come detto in precedenza, il primo a soffiargli il titolo fu Vasilij Smyslov, nato a Mosca nel 1921, che divenne il 7º campione del mondo sconfiggendo Botvinnik nel 1957. Smyslov imparò a giocare a scacchi all'età di 6 anni grazie al padre e mostrò un talento precoce, vincendo il campionato juniores dell'URSS a 17 anni. Durante la sua carriera
Smyslov è stato candidato al campionato del mondo in 8 occasioni e ha vinto 2 campionati sovietici nel 1949 e 1955. Oltre ai suoi successi individuali, Smyslov ha ottenuto un totale di 17 medaglie alle Olimpiadi degli scacchi, un record assoluto, e ha vinto 10 medaglie d'oro nei campionati europei a squadre. Era noto per il suo stile di gioco posizionale e le sue abilità tecniche nei finali di partita, oltre che per la produzione di studi di scacchi e composizioni originali. Smyslov rimase attivo nel mondo degli scacchi fino a tarda età, nonostante i problemi di vista. Era anche un baritono di talento, con una grande passione per la musica lirica, a tal punto che in un momento della sua vita considerò di abbandonare gli scacchi per intraprendere la carriera di cantante. Morì a Mosca nel 2010. Ma veniamo all'8º campione del mondo, Mikhail Tal, noto come il Mago di Riga. Anche lui conquistò il titolo contro Botvinnik nel 1960 all'età di 24 anni, il più giovane campione del mondo fino a quel momento. E anche lui dovette cederlo subito l'anno successivo, nella sfida di rivincita. È considerato uno dei più grandi e spettacolari giocatori di scacchi di tutti i tempi. Il suo gioco si distingueva in maniera netta dal tipico approccio scientifico e posizionale utilizzato dagli altri grandi maestri sovietici. Infatti, la sua genialità consisteva nel mettere in difficoltà i suoi avversari con azioni inaspettate, spesso con delle combinazioni di gioco apparentemente azzardate, ma che si rivelavano vincenti. Come disse lui stesso, ci sono 2 tipi di sacrifici, quelli corretti e i miei. Questo suo stile di gioco aggressivo e creativo, caratterizzato da improvvisazione, combinazioni brillanti e sacrifici audaci, gli hanno fatto guadagnare una reputazione leggendaria nel mondo degli scacchi. Tanto da affascinare non solo gli esperti di scacchi, ma anche il pubblico più ampio. Nonostante i problemi di salute che lo hanno afflitto per gran parte della sua carriera, Tal ha continuato a giocare a un livello altissimo, vincendo numerosi tornei internazionali e contribuendo significativamente alla teoria degli scacchi. Ha anche scritto diversi libri e articoli, condividendo la sua conoscenza e il suo amore per questo gioco. Morì il 28 giugno 1992 a Mosca, ma il suo legato nel mondo degli scacchi continua a vivere attraverso le sue partite, i suoi scritti e il torneo annuale Mikhail Tal Memorial che si tiene a Mosca in suo onore dal 2006. Le sue partite sono ancora studiate e ammirate oggi. Molto distante dal gioco d'attacco rischioso e violento del nostro Tal fu l'approccio agli scacchi del 9º campione del mondo, Tigran Petrosyan. Soprannominato Tigran di ferro o roccia, proprio per il suo stile di gioco strategico, difensivo e impenetrabile. Imparò a giocare a scacchi all'età di 8 anni, dimostrando velocemente un talento straordinario, divenendo uno dei principali giocatori di scacchi dell'Unione Sovietica e ottenendo importanti vittorie e riconoscimenti. Conquistò lo scettro di campione del mondo nel 1963, sconfiggendo Mikhail Botvinnik, e difese il titolo nel 1966 contro l'emergente Boris Spassky, per poi perderlo definitivamente nel 1969 sempre contro Spassky nel suo nuovo assalto al titolo. Durante la sua carriera, Petrosyan è stato candidato al campionato del mondo in 8 occasioni e ha vinto il campionato sovietico 4 volte. Oltre ai suoi successi individuali, Petrosyan ha rappresentato l'Unione Sovietica in numerose Olimpiadi degli scacchi, vincendo un totale di 17 medaglie, di cui 10 d'oro. È considerato uno dei giocatori più difficili da battere nella storia degli scacchi, grazie alla sua straordinaria abilità difensiva e alla sua capacità di evitare errori. Da alcuni etichettato come un super posizionalista. Lavorò moltissimo sull'approfondimento della teoria della profilassi, tanto che Bobby Fischer disse di lui: sa fiutare una minaccia avversaria con 20 mosse d'anticipo. In linea con il suo stile di gioco, Petrosyan era una persona riservata e tranquilla, lontana dagli eccessi di alcuni suoi colleghi. Anche se questo suo atteggiamento in apparenza molto distaccato era accentuato da un problema di sordità che lo affliggeva. Chiudo con un'affermazione molto esplicativa pronunciata da Botvinnik.
Se tal sacrifica un pezzo, prendilo e poi calcola. Se lo sacrifico io, prima calcola e poi prendilo. Se lo sacrifica Petrosian, non lo prendere. Giocatore dallo stile universale, capace di adattarsi a diversi avversari, fu invece il 10° campione del mondo, Boris Spassky. Conquistò il titolo contro il granitico Petrosian nel 1969. La sua tecnica di gioco molto versatile, la sua capacità di analisi e la sua eleganza nel giocare lo hanno reso un modello per molti scacchisti. Era famoso per la sua capacità di sorprendere gli avversari con idee originali e per la sua freddezza e lucidità sotto pressione. Oltre alla sua attività agonistica, Spassky è stato molto prolifico nella produzione di libri e articoli sugli scacchi. Le sue opere sono apprezzate per la loro chiarezza e per la capacità di spiegare concetti complessi in modo semplice e coinvolgente. Purtroppo, il campione russo ci ha lasciato proprio in questi giorni. Il suo nome è entrato nella storia non solo come scacchista, perché è legato ad avvenimenti di importanza mondiale di cui andrò a parlarvi ora, introducendo l'11° campione del mondo. L'unico a contrapporsi alla fortissima armata sovietica fu un uomo che combatté solo, con il proprio impegno e una dedizione maniacale e totale verso il gioco. L'americano Bobby Fischer. Personaggio noto anche per la sua personalità eccentrica e le sue dichiarazioni controverse. A soli 15 anni divenne per quei tempi il più giovane grande maestro della storia. La sua rivalità con gli scacchisti russi fu una delle storie più affascinanti e intense nella storia degli scacchi e non solo. Nel periodo della Guerra Fredda, gli scacchi divennero più di un semplice gioco, ma furono un campo di battaglia simbolico tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Il prodigio americano emerse come una forza dominante negli scacchi negli anni 60 e 70. Era un giocatore di scacchi estremamente creativo e innovativo, capace di sorprendere i suoi avversari con aperture originali e strategie inattese. Il suo stile di gioco era aggressivo e spettacolare, caratterizzato da una grande precisione tattica e da una profonda comprensione del gioco posizionale. La sua rivalità con i giocatori russi si fece molto accesa nel momento in cui accusò i sovietici di collusione nei tornei internazionali, sostenendo che si accordavano per pareggi rapidi tra di loro per risparmiare energie e concentrare gli sforzi contro i giocatori di altre nazioni. Accuse che paiono, come risultato da successive indagini e confessioni, realmente fondate. Il culmine di questa lotta si ebbe nel campionato del mondo del 1972, noto come il match del secolo. Fischer sfidò il campione del mondo in carica, Boris Spassky, in un incontro che attirò l'attenzione di tutto il mondo, non solo per l'importanza sportiva, ma anche per il suo significato politico durante la Guerra Fredda. Fischer vinse il match con un punteggio di 12,5 a 8,5, diventando il primo americano a vincere il titolo mondiale e interrompendo ben 24 anni di dominio sovietico. La grande rivalità tra Fischer e i sovietici ebbe un impatto duraturo sul mondo degli scacchi, portando a una maggiore professionalizzazione del gioco e a un aumentato interesse pubblico verso gli scacchi. Il 3 aprile del 1975, a causa dei rifiuti e delle proposte e controproposte fuori da ogni logica di Fischer riguardanti le regole da adottare nella sfida per il titolo, il nuovo campione del mondo di scacchi fu decretato a tavolino dalla FIDE, per la prima volta nella storia. Ma di questo vi parlerò nel prossimo video. Non mancate! Electra Bones vi saluta. Stay tuned, stay curious.